Bentornati, oggi vorrei parlare di un argomento molto, importante e, diciamo, come dire, ehm, istantaneo, proprio di questo momento, di questo periodo, che è quello, dei tesseramenti dei ragazzi dei settori giovanili. Ehm, Come potete vedere dal titolo di questa live, si parla di un 1%. Che cos'è questo 1%? Io avevo parlato già in un video precedente, del Fenerbahce che aveva devoluto l'1% dei contratti, dei nuovi contratti dei giocatori, professionisti appunto del Fenerbahce, l'1% lordo a un progetto. Ecco, io vorrei prendere spunto, da questa bellissima iniziativa per proporre una cosa: dal momento che le società sportive dilettantistiche, hanno comunque, dalla più piccola, a diciamo quella che già un po' più strutturata, hanno comunque tutte dei costi, che, per svolgere l'attività istituzionale, quindi per poter svolgere gli allenamenti, per poter tagliare, l'erba del campo, per mettere le reti, per tirare le righe del campo, per l'acqua, per le docce, ehm, per il materiale, perché servono i palloni, servono casachine, qualcosa serve, quindi è materiale che spesso si usura. I palloni, come si sa, spesso e volentieri, si bucano, non tengono più la pressione, quindi c'è del materiale che va comprato, anche proprio società che hanno veramente costi ridotti, ma, hanno comunque dei costi, e questi costi, vengono comunque coperti oltre a non oltre a considerare i costi di iscrizione delle società ai vari campionati, ecco, dai piccolini fino, diciamo, agli adulti, partendo anche dalla semplice terza categoria, ecco, questi costi poi comunque terza categoria, si parla logicamente di adulti, ma anche un sedicenne può giocare in terza categoria, come può giocare in una juniores o nell'ultimo anno logicamente degli allievi. Ehm, Però si parte anche dai più piccolini. Ecco, che cosa succede? Che, logicamente le, società sportive, le hanno bisogno di quote, per coprire i costi di tesseramento, costi di iscrizione e tutti questi corsi che ho enunciato, che servono per svolgere l'attività istituzionale. Ora, dal momento che in Italia, e continuo a fare il punto su questa cosa perché, è bello, quello che è stato fatto, ma non deve rimanere solo su carta, ecco, lo sport è un diritto. Diritto cosa vuol dire? Diritto vuol dire che non posso permettermelo, lo potrò fare lo stesso attraverso gli aiuti dello Stato, perché lo Stato ha riconosciuto nella Costituzione, nell'articolo 33 con la modifica, ecco, il diritto allo sport. Io sono, diciamo, un po', logico che questa modifica è comunque recente, ma non facciamo passare troppo tempo dal mettere in atto, questa modifica. Una bellissima modifica, diciamo voluta all'unanimità, e questo su questa cosa ne sono orgoglioso, una delle poche cose di cui sono orgoglioso in questo periodo della politica. Però questa è stata una cosa molto bella, devo dirla. Detto questo, sicuramente, ehm, lo spunto dato dal Fenerbahce è uno spunto, da cui posso mi è venuta un'idea, e personalmente penso sia un'idea in qualche modo, secondo le varie modalità, paletti, parametri, tutto quello che poi, può essere deve essere preso in considerazione e normalizzato, ecco, per devolvere questo 1% dei contratti professionistici, l'1% lordo, ma può essere anche lo 0,5% lordo. È l'idea che secondo me funziona, ecco,
per una redistribuzione, ma non parlo di populismo, parlo semplicemente del diritto allo sport di tutti, tutte le persone sul territorio nazionale italiano. Allora, a giocare all'oratorio in un campetto, in un parchetto bastano, 2 zaini o 2 magliette per fare la porta e un pallone, non serve altro, lo sappiamo benissimo. Ma strutturare, una società che partecipa ai campionati con allenatori e tutti i, parametri necessari per svolgere, serve per ogni squadra un allenatore con un patentino che è stato pagato, okay, pagato alla, Federazione Italiana Gioco Calcio, riconosciuto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, okay, e l'allenatore che paga questo patentino lo fa a titolo gratuito? Sempre? Comunque? Ognuno logicamente ci sono i co-co-co sportivi, ci sono costi che ricadono comunque sempre sulla società. Detto questo, la società che cosa fa di solito? È costretta, a far pagare, se non ha sponsor e, diciamo nel oggi come oggi, le sponsorizzazioni sono abbastanza, difficili da ottenere per determinate società che non hanno molta visibilità, ecco, cosa succede? Devono far pagare delle quote, alle famiglie di questi ragazzi. Se le famiglie di questi ragazzi non possono permettersele, a volte le società, quelle un attimino, più, come dire, che si mettono una mano sul cuore, permettono a questi ragazzi di pagare in modo dilazionato, di ridurre un po' la quota, insomma gli vanno incontro in qualche modo, okay, però questo è, diciamo da società a società. Ricordo articolo 33 della Costituzione. Non non possiamo lasciare le associazioni sportive da sole da questo punto di vista. Io parlo di una cosa importante. Ehm, Possono sì le società, professionistiche, individualmente, quindi ogni società a sé, creare un fondo che poi devolvono in un progetto strutturato da loro e questa è penso la cosa molto probabilmente più veloce, qua mi rivolgo alle società professionistiche italiane, che possono fare. Il problema qual è? Che, una fa in un modo, una fa in un altro, okay, si arriva comunque a un obiettivo e si può arrivare a un obiettivo comunque interessante. Però se dovesse farlo direttamente la FIGC, con una strutturazione, sperando che faccia una cosa fatta bene, visti gli ultimi disastri che ha fatto, facendo una cosa fatta bene, strutturata bene, faccio un esempio, okay, le associazioni sportive dilettantistiche che possono ehm, avere dei fondi da questo progetto dove c'è questo 1% di contratti professionistici, ecco, devono rispettare alcuni parametri, ma parametri semplici, cioè avere un settore giovanile, che, diciamo porta avanti, diciamo da qualche anno, non mettiamo dei paletti di un certo tipo, ma abbia magari tutte o almeno l'80% delle categorie giovanili, cioè ci devono essere dei parametri, perché questi soldi non devono andare così, ma devono essere per i ragazzi. Anche perché se dovessero arrivare dei soldi alle associazioni sportive, l'associazionismo sportivo può a quel punto dire: "Ragazzi, possiamo fare una squadra in più?" Ecco, tutti i ragazzi che, spesso e volentieri non vengono accettati o sono in sovrannumero in altre società, ecco, qui c'è posto, venite, è gratis o comunque in costo ridotto, molto ridotto. Quindi questo è un modo per, diciamo, ridistribuire il denaro, che nel calcio professionistico ne gira tantissimo ed è giusto che, i vivai,
quello che ha detto Ranieri sugli oratori sono pienamente d'accordo da un certo punto di vista, chi non può essere d'accordo, però ci sono le società sportive e le società sportive non vanno avanti ad aria, vanno avanti comunque, hanno bisogno di denaro per poter svolgere la loro attività istituzionale in modo corretto. Un tesseramento di ogni singolo ragazzo ha un costo, quindi o ricade sulle famiglie o ricade sulle associazioni sportive. Oppure possiamo anche dire: il professionismo, visto che sei arrivato là grazie a determinate società, grazie a il calciatore che è arrivato dove è arrivato, magari si può mettere anche una mano sul cuore e dire: "Okay, io devolvo questo a queste associazioni perché? Perché voglio che altri ragazzi abbiano la possibilità di fare sport". Perché non è più una possibilità, al momento è una possibilità, ma ripeto, oggi è un diritto. Quindi, ehm, penso che, questa, proposta, che adesso riassumo, quella di, creare un diciamo una piccolissima percentuale del contratto lordo di un contratto sportivo professionistico che andrà devoluto per i settori giovanili, e avevo fatto un video in precedenza su questo, ma a livello per le società sportive dilettantistiche, che hanno i loro settori giovanili, quindi io penso per devolvere appunto, per i vivai, chiamiamoli vivai, chiamiamole cantere, chiamiamole come vogliamo, ma può essere utile per permettere a tantissimi ragazzi di giocare a calcio, con i loro amici in un campionato strutturato, poter indossare una maglia di una società, magari, poter poi, continuare a giocare, perché l'obiettivo non è quello di formare solo dei campioni, ma di permettere ai ragazzi di fare sport. Questo è e di, collaborare insieme, e lo sport, come ben sappiamo, ha tantissime virtù che, altri ambienti non possono dare. Ditemi cosa ne pensate, ditemi se avete delle idee, se qualcuno ha voglia di strutturare questo questa idea, questo progetto, perché, da solo non si può fare nulla, ma in tanti ci si può aiutare per, alzare la voce in modo corretto e far sentire quest'idea, perché a volte ci son delle idee che non vengono neanche dette, rimangono lì, e magari potrebbero funzionare. Mhmm, io ho voluto fare questo video perché ritengo che i vivai abbiano bisogno di un reale aiuto da parte delle società sportive professionistiche, o meglio ancora della FIGC. Se poi ci si mette anche il governo, chi governa, lo Stato, a, strutturare questa cosa, meglio ancora, perché più parte dall'alto e più, questa cosa, ha valore a livello globale, e potrebbe anche essere, suddivisa su tutti gli altri sport, perché io ritengo che la multidisciplinarietà è fondamentale. Grazie a tutti e speriamo che questo diritto allo sport, sia un diritto realmente per tutti, in Italia. Grazie.